Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aston SF Group SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Aston? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aston durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Aston? Aston è un farmaco a base del principio attivo acido alendronico sale sodico, appartenente alla categoria degli osteomodulanti e nello specifico bifosfonati. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Aston può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Aston 70 mg 12 compresse rivestite con film, Aston 70 mg 4 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. SF Group SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo acido alendronico sale sodico. Gruppo terapeutico osteomodulanti. Forma farmaceutica compressa rivestita. Indicazioni: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale. Aston riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca. Posologia: il dosaggio raccomandato è di una compressa da 70 mg in monosomministrazione settimanale. Non è stata stabilita la durata ottimale del trattamento con bifosfonati per l'osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata in ogni singolo paziente periodicamente in funzione dei benefici e rischi potenziali, in particolare dopo 5 o più anni d'uso. Per ottenere un adeguato assorbimento dell'alendronato, Aston deve essere deglutito almeno 30 minuti prima di qualsiasi alimento, bevanda o farmaco della giornata insieme solo ad acqua semplice. È probabile che altre bevande, inclusa l'acqua minerale, alimenti e alcuni farmaci, riducano l'assorbimento di alendronato, vedere paragrafo 4.5. Per facilitare il rilascio a livello gastrico e ridurre il potenziale di irritazione / eventi indesiderati locali ed esofagei, vedere paragrafo 4.4. Aston deve essere deglutito solo dopo essersi alzati da letto per iniziare la giornata, con un bicchiere colmo d'acqua, non meno di 200 ml. Il paziente deve deglutire la compressa di Aston solo intera. Il paziente non deve frantumare o masticare o sciogliere in bocca la compressa, a causa del rischio potenziale che si verifichino ulcerazioni orofaringee. Il paziente non deve distendersi fintanto che non abbia mangiato qualcosa, il che deve avvenire almeno 30 minuti dopo l'assunzione della compressa. Il paziente non deve distendersi per almeno 30 minuti dopo aver assunto Aston. Aston non deve essere assunto al momento di coricarsi o prima di alzarsi dal letto all'inizio della giornata. I pazienti devono assumere integratori di calcio e vitamina D se l'introito dietetico non è adeguato, vedere paragrafo 4.4. Uso negli anziani. Negli studi clinici non è stata dimostrata nessuna differenza legata all'età nei profili di efficacia o di sicurezza dell'alendronato. Non è pertanto necessario alcun aggiustamento del dosaggio nei pazienti anziani. Uso in caso di alterazione della funzione renale. Non è necessario aggiustare il dosaggio nei pazienti con VFG, velocità di filtrazione glomerulare, maggiore di 35 ml/min. L'alendronato non è raccomandato in pazienti con funzione renale compromessa quando la VFG è minore di 35 ml/min, in quanto non sono disponibili informazioni in proposito. Pazienti pediatrici. L'uso dell'alendronato sodico non è raccomandato nei bambini al di sotto dei 18 anni di età a causa dell'insufficienza dei dati su sicurezza ed efficacia in condizioni associate con osteoporosi pediatrica, vedere anche paragrafo 5.1. Aston 70 mg non è stato studiato nel trattamento dell'osteoporosi indotta dai glucocorticoidi. Controindicazioni: patologie dell'esofago e altri fattori che ritardano lo svuotamento esofageo, come stenosi e acalasia. Incapacità a stare in piedi o seduti con il busto eretto per almeno 30 minuti. Ipersensibilità all'alendronato o ad una qualsiasi degli eccipienti. Ipocalcemia. Vedere anche paragrafo 4.4.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'alendronato può causare irritazione locale della mucosa del tratto gastrointestinale superiore. A causa del potenziale peggioramento della patologia di base, si deve agire con cautela nel somministrare l'alendronato a pazienti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. È probabile che cibo e bevande, inclusa l'acqua minerale, integratori di calcio, antiacidi e altri farmaci per somministrazione orale, se assunti contemporaneamente all'alendronato, interferiscano con l'assorbimento di quest'ultimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aston durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aston durante la gravidanza e l'allattamento? Uso durante la gravidanza. L'alendronato non deve essere usato in gravidanza. Non vi sono dati adeguati sull'uso di alendronato in donne in gravidanza. Gli studi su animali non indicano effetti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, alcune reazioni avverse riportate con Aston possono influire sulla capacità di alcuni pazienti di guidare veicoli o di usare macchinari. Le risposte individuali ad Aston possono variare. Vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. In uno studio clinico della durata di 1 anno, nelle donne in postmenopausa con osteoporosi, i profili globali di sicurezza di alendronato 70 mg in monosomministrazione settimanale, N uguale 519, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio, lipocalcemia, lipofosfatemia e gli eventi indesiderati del tratto gastrointestinale superiore, quali disturbi gastrici, pirosi gastrica, esofagite, gastrite o ulcera, possono essere la conseguenza di un sovradosaggio orale. Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento di un sovradosaggio con alendronato. Somministrare latte o antiacidi che si legano all'alendronato. A causa del rischio di irritazione esofagea, non indurre il vomito e tenere il paziente rigorosamente con il busto eretto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Bifosfonato, per il trattamento delle malattie delle ossa. Codice ATC. M05/04. Il principio attivo di Aston, alendronato sodico triidrato, è un bifosfonato che agisce come un inibitore specifico. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento rispetto ad una dose di riferimento somministrata per via endovenosa. La biodisponibilità orale media dell'alendronato nelle donne è stata dello 0,64% per dosi da 5 a 70 mg, somministrate. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non indicano alcun rischio specifico nell'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza, tossicità a dose ripetuta, genotossicità e potenziale cancerogeno. Studi nei ratti hanno mostrato che, elenco degli eccipienti nucleo, cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, sodio stearilfumarato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Aston a base di acido alendronico sale sodico sono acido alendronico alter, acido alendronico aurobindo, acido alendronico eurogenerici, acido alendronico Technigen, acido alendronico Zentiva, alendronato Alnus, alendronato Doc generici, alendronato EG, alendronato Milan Generics, alendronato Sandoz, alendronato San, alendronato Teva, Alendros, Alenic, Aston, Dorix, Doralenos, Fosamax, Glamour, Los, Nofrattil, Porodron, Realen, Sinepur. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.